Salve a tutti, sono Paolo Del Vesco e sono curatore al Museo Egizio. Ho sempre avuto una grande passione per gli oggetti, per la cultura materiale antica, e questo probabilmente deriva dall'aver studiato e dall'essermi preparato come archeologo. Quindi lavorare in un museo è un po' uno sbocco naturale per questo tipo di interesse. Durante i miei studi di archeologia e di egittologia ho avuto vari studiosi che però non definirei come dei miti ma come dei modelli da seguire o dei maestri. E ho avuto anche la fortuna enorme molto spesso nel corso della carriera di poterli poi incontrare e addirittura di poter lavorare con alcuni di loro. La mia seconda grande passione è sicuramente quella della musica. In effetti, se non avessi fatto l'egittologo, molto probabilmente avrei cercato di fare il musicista. Credo perché si provano emozioni molto forti. E sicuramente un aspetto che colpisce un po' tutti è quando si trova per la prima volta qualcosa negli strati di terreno che si stanno scavando, e quindi è un'emozione talmente forte che questo contatto diretto anche con oggetti che vengono da un passato così lontano è un'emozione così forte che poi è difficile dimenticarla. Credo che l'oggetto più fragile che mi è capitato di ritrovare sia stato una maschera funeraria realizzata però in gesso e che era stata coperta da strati e strati di alluvione, quindi si ritrovava all'interno di strati di fango e era così fragile che ovviamente non abbiamo potuto rimuoverla prima di consolidarla. Ho scelto un santuario portatile dedicato alla dea Anuket, e un oggetto che era di proprietà di uno degli artisti e artigiani che vivevano nel villaggio di Deir el-Medina, di nome Casa. Questo reperto ci racconta dei culti dedicati a divinità molto particolari, in questo caso a delle divinità originarie del sud, del centro di Elefantina, quindi non dell'area tebana, e ci parla anche dei culti che venivano e i rituali che venivano realizzati all'interno delle abitazioni probabilmente, perché sembra essere un oggetto relativo a culti domestici.